Buongiorno, ho da poco fatto un video sulle leggi noachiche, cioè quelle leggi che secondo la tradizione ebraica Dio, cioè che noi sappiamo essere gli Elohim, ha dato, avrebbero dato a Noè e ai suoi figli e che sono leggi che devono valere per tutta l'umanità. Se vi ricordate abbiamo visto che di quelle 7 leggi, 6 erano dei divieti e una sola conteneva invece un ordine dato in positivo, che era quello di istituire dei tribunali. Adesso io andrei avanti per fare un parallelismo con le leggi che invece poi lo stesso Dio, teoricamente, avrebbe dato a Mosè, che sono leggi però che riguardano esclusivamente il popolo di Israele. A me viene da dire per fortuna, cioè nel senso che sono contento di non essere soggetto, di non essere soggetto a quelle leggi. Keep di archeologi israeliani hanno trovato dei siti dai quali risulterebbe un culto riservato a Yahweh e più in genere ad un El da parte di diversi appartenenti ai vari rami della famiglia di Abramo. E la cosa interessante, a parte le discussioni che ci sono sulla interpretazione di questi siti dove si lavorava il metallo, appunto, le discussioni che ci sono tra, ovviamente, come sempre, tra gli archeologi, la cosa che pare assodata è che comunque queste popolazioni si riferivano a questi El, nella fattispecie in questo caso a Yahweh, come a questi dei o a questo Dio che dava delle regole, che dava degli insegnamenti. Quindi questo rientra, al di là poi degli aspetti specifici singoli sui quali poi magari prima o poi gli archeologi troveranno un accordo, rientra in quella visione generale, no, che io sto presentando da anni come il gruppo degli Elohim che dava ai sottomessi, quindi alle varie popolazioni, quindi Moabiti, Ammoniti, Amalechiti, Edomiti, Israeliti ovviamente, dava tutta una serie di regole. E regole quindi che erano molto pratiche anche, diciamo norme e insegnamenti sull'estrazione, sulla lavorazione dei metalli. Però tornando alle regole di comportamento, i cosiddetti comandamenti o mitzvot che Yahweh avrebbe dato a Mosè non sono soltanto quei 10 che sono stati insegnati a noi e che, ripeto, vedremo in realtà quali sono i 10 considerati fondamentali. Non sono quelli che vengono insegnati a noi. Yahweh ha dato a Mosè 613 regole, di cui 248 sono regole date in positivo, farai, e le altre, le rimanenti, cioè 365, sono dei divieti, nel senso che il divieto era effettivamente, come dire, uno strumento di controllo, di potere molto importante, l'abbiamo già visto nelle leggi noachiche. Tra l'altro più della metà, forse quasi 2/3, sono indicazioni di carattere igienico-sanitario, perché sappiamo bene gli Elohim avevano una necessità, cioè quella di evitare che si diffondessero ovviamente malattie che avrebbero decimato magari in pochissimo tempo le loro popolazioni e quindi questo non se lo potevano permettere. Allora, all'interno di questi 613 comandamenti, noi tutti, quando dico noi tutti intendo dire noi qui in Occidente, abbiamo ricevuto come insegnamento il cosiddetto Decalogo, cioè le 10 leggi, i 10 comandamenti che tutti conosciamo. Adesso io non sto ad esaminarli tutti perché lo scopo di questa chiacchierata è leggermente diverso dall'esame dei singoli, è far vedere come nella Bibbia il decalogo considerato fondamentale è un altro, non è quello che è stato insegnato a noi, però in quello che è stato insegnato a noi qualche considerazione va comunque fatta. Quindi per esempio anche qui invece di insegnare ad amarsi, a collaborare gli uni con gli altri eccetera, insegnava o meglio proibiva di fare tutta una serie di cose che avrebbero creato disordine e problemi all'interno del gruppo da lui governato. Ora, il primo di questi comandamenti, contenuti nel Decalogo che si trova nel libro dell'Esodo, lo leggo direttamente così come viene insegnato dal Catechismo. Io sono Yahweh, tuo Elohim, ovviamente nel Catechismo c'è scritto io sono il Signore tuo Dio, ma come ho spiegato nei video in cui dico che è meglio non tradurre, io rispetto e quindi mantengo ciò che c'è scritto nella Bibbia.
Io sono Yahweh il tuo Elohim che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Non avrai altri Elohim di fronte a me. Quindi non avrai, non esistono. Quindi questa è una frase chiarissima che non ha bisogno neanche di spiegazioni. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Ora, questo ovviamente è persino, come dire, banale dirlo, è un comandamento che è stato completamente dimenticato, non dagli ebrei, dai cristiani, che pure si rifanno, dai cattolici meglio, che pure si rifanno a questi comandamenti, che pure si rifanno a questo Dio che teoricamente dovrebbe essere il Dio Padre, il Padre di Gesù Cristo, ma l'ho già accennato alcune volte e lo vedremo anche più avanti, non è assolutamente il Padre di Gesù Cristo, perché è un comandamento dimenticato. Basta guardarsi attorno. I cattolici sono adoratori di statue, di immagini, di idoli, di rappresentazioni, sono adoratori di una persona crocifissa, immagine che non ci dovrebbe assolutamente essere, andrebbero tolte da tutte le chiese perché questo comandamento Yahweh non l'ha mai abrogato, mai. Quindi questo bisogna ricordare. Tant'è che quando tra 2000 anni scaveranno qui, così come noi facciamo nei siti risalenti a 2000 o 3000 anni fa, diranno che questi cristiani, questi cattolici erano in realtà degli idolatri, perché troveranno migliaia di rappresentazioni di ogni genere, di una divinità e di un sacco di divinità intermedie, che sono poi la Madonna, i santi, eccetera, eccetera, ai quali si rivolgono con venerazione e adorazione, in totale disprezzo di questo comandamento che, ripeto, non è mai stato abrogato. Poi andiamo al quarto comandamento e dice: onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà Yahweh il tuo Elohim. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni. Perché se non onori tuo padre e tua madre i tuoi giorni non si prolungano, il che vuol dire che vengono accorciati? Lo andiamo a vedere subito e lo colleghiamo con il comandamento numero 5 che dice non uccidere, non uccidere, e poi appunto onora tuo padre e tua madre. Già la studiosa ebrea Lia Bat Adam spiega chiaramente, sulla base della tradizione ebraica, che onora tuo padre e tua madre significa non che li devi amare, ma che tu ti devi occupare di tuo padre e tua madre, cioè ti devi occupare dei tuoi anziani, anche a costo di indebitarti, perché i tuoi genitori, divenuti anziani, non devono costituire un peso per l'umanità. Ma andiamo a vedere il collegamento tra questo onora tuo padre e tua madre e anche il collegamento non uccidere. Intanto, prendendo dalla Bibbia di Gerusalemme, così almeno prendiamo da fonti ufficiali, c'è scritto che in sostanza i comandamenti, questi comandamenti, non sono un dato originale del popolo di Israele. E i contatti del Decalogo, ad esempio con il codice di Hammurabi, il codice ittita ed il decreto del faraone Horemheb, che potrebbe essere quasi considerato un contemporaneo di Mosè, non testimoniano una dipendenza diretta gli uni dagli altri, questo è interessantissimo, ma una fonte comune, un antico diritto che si è differenziato secondo gli ambienti e i popoli. E questo ancora una volta, se letto nell'ottica di quel mosaico che si costruisce leggendo la Bibbia in un certo modo, sta a significare che c'era al di sopra qualcuno che ha dato degli ordini che poi, a seconda dei vari popoli, hanno avuto una declinazione diversa. E quindi siamo di nuovo nella possibilità, quantomeno, di ipotizzare l'esistenza di questi Elohim, l'esistenza di un capo di Elohim, che ha dato una serie di ordini di carattere fondamentale, e poi ciascuno degli Elohim li ha adattati al suo popolo e ha dato i suoi comandamenti. Quindi è interessante leggere
che questi comandamenti di Israele non dipendono dal codice di Hammurabi, non dipendono dal codice ittita, non dipendono da un codice faraonico, ma rappresentano una delle tante evoluzioni, cioè quindi sono una delle elaborazioni che uno degli Elohim ha dato al suo popolo, e questo è molto interessante perché costituisce una quantomeno potenziale nuova conferma. Ma andiamo a vedere il collegamento tra il comandamento 4, onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese, e il comandamento 5, non uccidere. Se noi andiamo in Esodo 21, c'è scritto: colui che colpisce un uomo causandone la morte sarà messo a morte. Quindi non uccidere, ma la condanna a morte viene applicata. Colui che rapisce un uomo, sia che lo venda, sia che lo si trovi ancora in mano sua, sarà messo a morte. Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte. Colui che percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte. Ecco perché devi onorare tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà Yahweh il tuo Elohim. Perché se non li onori, quindi se li maledici oppure se li percuoti, vieni ucciso e allora i tuoi giorni si accorciano. Ma c'è una ulteriore precisazione, qui siamo nel libro dell'Esodo, andiamo nel libro del Deuteronomio, dove c'è una precisazione che è ancora più interessante e direi ancora più dura. Andiamo nel capitolo 21 al versetto 18. Se un uomo avrà un figlio testardo, quindi attenzione ragazzi, se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle, che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre, e benché l'abbiano castigato non dà loro retta, attenzione, qui questo giovane è semplicemente testardo e ribelle, non li ha né insultati né maltrattati i genitori. Quindi se avrà un figlio testardo, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città alle porte del luogo dove abita e diranno agli anziani della città: questo nostro figlio è testardo e ribelle, non vuole obbedire alla nostra voce, è un ingordo e un ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà. Così estirperai da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore. Cioè bisognava dare una lezione in modo che i ragazzi capissero che i genitori devono essere ubbiditi, non amati, non necessariamente amati. Poi ovviamente non c'è la proibizione di amarli, ma non c'è l'ordine di amarli, c'è l'ordine di eseguire i loro ordini. La pena è che non si prolungheranno i tuoi giorni nel paese che il Signore ti ha dato, nel senso che verrai ucciso. Non si accettano ribellioni giovanili. Quindi il comandamento è non uccidere, che, come spiegano i rabbini, non uccidere non significa non uccidere in generale, significa non ammazzare il vicino tuo di tenda, cioè non commettere un assassinio voluto, a meno che, siamo nel capitolo 20 del Levitico, quindi non uccidere. Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con una moglie di suo padre, egli scopre la nudità del padre. Tutti e due dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio, dovranno essere messi a morte. Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un'infamia. Si bruceranno con il fuoco lui e loro. L'uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte, dovrete uccidere anche la bestia, e così via. Vi ho letto soltanto alcune delle indicazioni nelle quali dice chiaramente Yahweh: dovete uccidere. E capiamo bene che questo sarebbe in totale, netto, insanabile contrasto con il comandamento di non uccidere. Tralascio, perché l'abbiamo già visto altre volte, tutti gli ordini di sterminio che venivano dati nei confronti degli altri popoli, che lo ricordo,
Madianiti, Amalechiti, erano tutti discendenti della famiglia di Abramo. Andavano sterminati i Moabiti, quindi parenti stretti degli israeliti. Allora capite che da un lato c'era non uccidere e dall'altro c'era in tutte queste centinaia di occasioni uccidete. Quando leggerete la Bibbia troverete anche che viene ucciso uno che ha violato la legge del sabato perché è stato scoperto a raccogliere un po' di legna. Voleva forse farsi un fuocherello, aveva forse freddo, doveva forse prepararsi del cibo, ma ha raccolto legna, è stato ammazzato. Quindi voi capite che questo non uccidere aveva un significato preciso che non ha nulla a che vedere con quel significato etico-morale che poi gli è stato dato, all'interno di quel decalogo che ci è stato presentato come il decalogo etico, il decalogo morale che Dio avrebbe dato per indurre gli uomini ad amarsi tra di loro e per fare in modo che gli uomini amassero anche Lui. In realtà c'è un altro decalogo nella Bibbia e adesso lo andiamo a vedere. Questo insieme di norme e di leggi si trova nel capitolo 34 dell'Esodo. Questo capitolo 34 viene dopo la vicenda nella quale Mosè era salito sul Monte Sinai, aveva ricevuto le tavole della legge scritte con il libro di Dio, poi disceso dal monte, aveva assistito a quella scena nella quale appunto gli israeliti si erano fatti costruire da Aronne l'immagine di uno degli Elohim che adoravano, che erano abituati a conoscere quando erano in Egitto, cioè il famoso vitello, il vitello d'oro. Mosè si arrabbia e distrugge le tavole, quindi evidentemente sapeva che avrebbe potuto averne delle altre, anche se erano state scritte dal dito di Dio. Quindi succede questo. Yahweh disse a Mosè: taglia 2 tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima che hai spezzato. Quindi qui ci dice chiaramente che ciò che sentiremo adesso era ciò che era scritto sulle tavole che Dio aveva provveduto a redare con il suo stesso dito e che poi Mosè aveva rotto. E dice: ecco, io stabilisco un'alleanza in presenza di tutto il tuo popolo e farò meraviglie. Scaccerò davanti a te, fa un elenco dei nemici che scaccerà, e dice: guardati bene dal fare alleanza con gli abitanti della terra nella quale stai per entrare, perché ciò non diventi una trappola in mezzo a te. Teniamo presente che questi popoli che abitavano nella terra nella quale stavano per entrare gli israeliti erano popoli che, secondo la tradizione, Dio stesso, con il nome di Elion nel capitolo 32 del Deuteronomio, aveva collocato, distinguendo bene le nazioni. Quindi qui dovremmo dire che Yahweh, se è sempre lo stesso Dio, così ci dice la tradizione, si era dimenticato che quei popoli li aveva messi lui e decide di allontanarli, di scacciarli, meglio ancora, quando possibile, di sterminarli. Anche qui diciamo che richiederebbe una certa analisi di ordine psicologico o psichiatrico. Dice quindi: non fate alleanza, anzi distruggerete i loro altari, farete a pezzi le loro stele e taglierete i loro pali sacri. Ogni volta che leggo questa frase mi viene in mente l'ISIS come perfetto esecutore degli ordini di Yahweh. L'ISIS ha fatto, tra le altre cose, esattamente questo, cioè ha distrutto dei luoghi sacri, ma questo ordine di Yahweh è scritto nella Bibbia, cioè nell'Antico Testamento. Quindi distruggerete i loro luoghi sacri. Tu non devi prostrarti ad altri Elohim perché Yahweh si chiama geloso. Egli è un Elohim geloso. E quindi anche qui, come ho detto un attimo fa, se questo Yahweh si dichiara geloso di divinità che non esistono, ha bisogno di una seria analisi, sicuramente, perché lui, essendo Dio, doveva sapere se le altre divinità esistevano oppure no. Non prendere per mogli dei tuoi figli le loro figlie. Questa è una legge su base razziale o razzista, come diremmo noi. E pensare che Dio è quello che ha creato tutti gli uomini, quindi dovrebbe amarli alla stessa maniera. Ma non dovevano prendere per mogli le figlie di altri popoli
perché c'era il rischio che queste li convincessero ad adorare gli altri Elohim. Non ti farai un dio di metallo fuso, prosegue questo elenco, cioè di nuovo non adorare idoli. Ma quanti idoli di metallo fuso conosciamo noi oggi? Quanti milioni di idoli di metallo fuso conosciamo noi oggi all'interno della religione cattolica che si rifà a questo libro? Osserverai la festa degli azimi, questa è un'altra grossa differenza rispetto per esempio al decalogo che ci viene insegnato all'interno del catechismo. Ogni essere che nasce per primo dal seno materno è mio. Ogni tuo capo di bestiame maschio, primo parto del bestiame grosso, è minuto. E fin qui uno dice, va bene, ok, si faceva consegnare i primogeniti nati dei vari capi di bestiame, sia bestiame grande che bestiame piccolo. Rimane da chiedersi che cosa se ne facesse Dio di animali, però insomma sta di fatto che diceva che erano suoi. Ma attenzione, qui c'è una equiparazione che ci fa capire molto bene qual era il pensiero di questi Elohim. Ogni primogenito dei tuoi figli lo dovrai riscattare, cioè esattamente come per gli animali, ogni primogenito di ogni famiglia di un israelita era di proprietà di Yahweh e se i genitori lo volevano, lo dovevano riscattare, cioè in pratica lo dovevano ricomprare da Dio pagandolo con denaro sonante. Quindi c'era il riscatto dei neonati. Per 6 giorni lavorerai, ma nel 7° riposerai. Celebrerai la festa delle settimane, non sacrificherai con pane lievitato il sangue della mia vittima, porterai alla casa di Yahweh tuo Elohim il meglio delle primizie della tua terra, quindi Yahweh voleva il meglio dei cereali, dei frutti, insomma di tutto ciò che produceva la terra, il meglio lo voleva lui. Ma cosa se ne fa Dio di tutto questo? Lo sappiamo benissimo cosa se ne faceva. E termina questo secondo elenco di leggi precise con un altro ordine. Non cuocerai un capretto nel latte di sua madre. Questo ordine era un ordine evidentemente importante, anche perché è ripetuto altre volte nella Bibbia. Quindi per Yahweh era importante. Forse c'erano motivi di carattere igienico-sanitario, forse c'erano motivi, come dicono alcuni, di distinzione rispetto ad altri popoli, per dare degli elementi per distinguersi dagli altri. Onestamente è difficile trovare una risposta precisa, ma è un ordine talmente importante che molti ebrei praticanti hanno in casa 2 frigoriferi. In uno tengono il latte, nell'altro tengono la carne, in modo che non ci sia nessuna possibilità di contatto tra i due, indipendentemente poi che si tratti di carne ovina, bovina, latte ovino, non importa. Per essere sicuri di rispettare questo comandamento ritenuto così importante, si tiene la carne separata dal latte in 2 frigoriferi diversi. Bene, quindi questo secondo, chiamiamolo decalogo, termina con questo ordine preciso, ma la cosa interessante è questa. Yahweh disse a Mosè: scrivi queste parole perché sulla base di queste parole io ho stabilito un'alleanza con te personalmente e con Israele. Allora, prima gli dice: prendi delle altre tavole, scriverò su queste tavole ciò che c'era scritto nelle prime, quelle che tu hai spezzato. Quindi ciò che c'era scritto nelle prime, così dice la Bibbia, è esattamente ciò che vi ho letto adesso, e ciò che vi ho letto adesso è la base dell'alleanza che Yahweh ha stretto con Mosè e con Israele, non con l'umanità. Non a caso dicevo prima all'inizio, sono contento di non dover sottostare a queste leggi, così non devo festeggiare la festa delle settimane, la festa degli azimi, posso tranquillamente tenere latte e carne nello stesso frigorifero. Invece a noi, invece di queste, a noi ne sono state insegnate delle altre. Allora a questo punto dobbiamo prendere atto del fatto che ciò che ci viene insegnato è una elaborazione di una parte di leggi e di norme che sono state date, sono state scelte, sono state estrapolate, sono state rielaborate in chiave etica
sono state rielaborate in chiave morale, ma ripeto, sono una parte e non sono quella parte della quale Yahweh stesso dice: questa è la base sulla quale io ho stabilito l'alleanza con il popolo di Israele. Il resto dell'umanità non c'entra assolutamente nulla. Ciao, grazie e alla prossima.